Salve curiosi, benvenuti o ben ritrovati. In questo video parliamo di quella che forse è la prima grande guerra di Roma, quella contro la città etrusca di Veio. Le rivalità tra Roma e Veio hanno inizio molto tempo fa, perciò prima di parlare dello scontro decisivo tra le due potenze è opportuno fare un passo indietro, precisamente all'VIII secolo a.C. In quel momento Veio è una delle più potenti città del Lazio antico ed esercita un potere policentrico, controllando tramite insediamenti minori una grande porzione di territorio sulla sponda destra del Tevere, inclusa la sua foce, dove vi erano le saline, dalle quali si ricavava il sale per la conservazione dei cibi. Nel 753 a.C., secondo le fonti, Romolo fonda Roma e in effetti tutto parte da questo evento, perché l'urbe si frappone tra la città di Veio, situata ad appena 20 km a nord, e quella di Capua, che all'epoca era un avamposto etrusco. In questo modo Roma inizia ad occupare i territori situati ad ovest dell'isola tiberina, definiti septempagi, che prima erano a disposizione dei Veienti, i quali assistono quindi alla nascita di una rivale soprattutto in campo economico, perché chi controllava il Tevere essenzialmente controllava i commerci. Durante la sua espansione Roma combatte e vince contro diversi popoli e tra questi ci sono i Fidenati, gli abitanti della città di Fidene, e sia Tito Livio che Plutarco affermano che è Veio a dare inizio alle ostilità, reclamando Fidene come parte dei suoi territori. Si narra che Romolo condusse almeno 3 battaglie contro la rivale etrusca e il risultato fu che Roma vinse, ottenendo il controllo del Septempagi e anche delle preziose saline, e in seguito venne stipulata una pace con Veio della durata di 100 anni. Questa pace si interrompe a fasi alterne durante la monarchia a Roma, ad esempio sotto il regno di Anco Marzio e di Servio Tullio, ma poi la tregua viene ristabilita sotto il regno di Tarquinio il Superbo, che addirittura ottiene l'appoggio di Veio nel suo tentativo di riprendersi il trono di Roma dopo la sua cacciata. E poi inizia la fase repubblicana di Roma, ma durante i suoi primi anni la città è dilaniata da tensioni sociali che vedono i plebei e i patrizi in contrasto per delle decisioni politiche che avvantaggiano soprattutto questi ultimi a discapito dei primi. E se volete vedere il video dedicato a questo periodo storico vi lascio il link nella descrizione. In questa situazione i cittadini romani sono mal disposti a imbracciare le armi e Veio ne approfitta per compiere sempre più incursioni in territorio romano. E solo quando il nemico si avvicina troppo, allora i cittadini romani indossano l'armatura e li respingono. Ma sia da parte di Roma che da parte della rivale etrusca non sembra esserci la reale intenzione di affrontarsi in modo diretto. Questa tensione raggiunge l'apice nel 479 a.C., quando i consoli di Roma sono Tito Virginio Tricosto Rutilo, mamma mia che fatica, e Censone Fabio Vibulano, membro della gens Fabia, una delle più antiche e potenti famiglie di Roma. E io ne porto il nome con orgoglio. In quel momento i Veienti continuano con le razzie in territorio romano per poi ripiegare solo quando le legioni impegnate in altre battaglie vengono richiamate ad affrontarli, una situazione che non è più sostenibile. La svolta arriva quando Fabio Vibulano, insieme al fratello Marco, si reca in Senato e propone di risolvere definitivamente la questione. Quindi la guerra contro Roma sarà finanziata e condotta dalla gens Fabia. E ovviamente il Senato, che non deve cacciare denaro o soldati, accetta con entusiasmo la proposta. Stando ai racconti degli antichi, i membri della gens Fabia erano 306 e guidati da Marco Vibulano, che ha assunto il comando delle operazioni, partono tutti alla volta di Veio per poi accamparsi nei pressi del fiume Cremera, situato a poca distanza dalla città, e lì costruiscono un fortilizio. I Fabi iniziano a mandare dei soldati nei territori vicini a compiere razzie, provocando quindi i Veienti, che decidono di scendere in campo ma subiscono una sconfitta, anche perché nel frattempo il console Lucio Emilio è arrivato con dei rinforzi a difendere il presidio romano. A questo punto i Veienti, che non possono tollerare di essere sconfitti da una sola famiglia romana, decidono di ricorrere a uno stratagemma e preparano un'imboscata.
lasciano libero del bestiame di pascolare nei pressi del fortilizio romano e i romani, credendo che il loro nemico si sia ormai ritirato e abbia lasciato le campagne, accorrono per catturare gli animali, che rappresentano un facile bottino. Ma in realtà i veglienti sono nascosti nella vegetazione e al momento opportuno escono con il loro esercito e iniziano a bersagliare i romani con frecce, lance e giavellotti. Nonostante lo shock dell'attacco, i romani riescono a creare una formazione a cuneo e a ripiegare su una collinetta, ma per loro sfortuna i veglienti hanno già raggiunto la sommità di questa altura facendo il giro dall'altra parte e a quel punto, conquistata una posizione di vantaggio, iniziano letteralmente a massacrare i romani. La battaglia del Cremera si conclude quindi con una terribile disfatta dove tutti i membri della gens Fabia vengono uccisi. Lo so, i Fabi si sono fatti fregare. Almeno ci hanno provato però. L'unico superstite della tragedia è il figlio di Marco, Quinto Fabio Vibulano, che viene lasciato libero di tornare a Roma per riportare la notizia della sconfitta e 10 anni più tardi rivestirà la carica di console. Dopo questa vittoria i veglienti acquistano fiducia e si dirigono a Roma occupando il Gianicolo. Quindi una situazione abbastanza pericolosa, ma i romani ricorrono allo stesso stratagemma utilizzato dai veglienti in precedenza, ovvero lasciano libero del bestiame a pascolare, i veglienti abboccano e nel tentativo di catturarlo vengono attaccati di sorpresa e quindi i romani riescono a cacciarli dal Gianicolo. E qui un minimo mi riconsolo perché significa che non erano scemi i Fabi, ma pure i veglienti non è che fossero proprio delle volpi. Passano diversi anni da questo episodio, durante i quali a Roma le continue lotte tra plebe e patriziato portano a dei cambiamenti di natura politica, ma si arriva anche a una svolta importante in ambito militare. In un video precedente abbiamo spiegato che i cittadini romani diventavano dei soldati all'occorrenza, ma normalmente erano agricoltori o allevatori e più tempo erano impegnati in guerra, più stavano lontano da casa, con il rischio che, una volta tornati, se tornavano, si ritrovassero pieni di debiti perché non avevano potuto lavorare. Ovviamente ai soldati veniva riconosciuta parte del bottino di guerra e quando andava bene anche parte delle nuove terre conquistate, anche se queste andavano prevalentemente spartite tra i nobili, altro motivo di lotta tra le classi. Ma per la prima volta in questo periodo storico ai soldati viene riconosciuto il soldo, quindi vengono pagati e questo comporta che l'esercito sia più stabile, più motivato e che possa rimanere impegnato al fronte per periodi molto più lunghi. Nonostante a Roma la situazione politica sia instabile anche a causa dei tribuni consolari che in quel momento sono al potere e litigano frequentemente tra loro, questa svolta in ambito militare riporta la questione di Veio sul tavolo e si decide una volta per tutte di porre fine a quella guerra che andava avanti da troppo tempo. Così si organizza l'esercito che parte alla volta della città etrusca e lì inizia un lungo assedio, durante il quale Tito Livio ci racconta che cosa accadde. Se il video vi sta piacendo e volete supportare il canale, non dimenticate di iscrivervi e naturalmente attivate anche la campanella delle notifiche per sapere sempre quando usciranno nuovi contenuti. Grazie mille. I popoli etruschi erano da sempre dediti alla divinazione e agli aspetti religiosi che regolavano di fatto tutta la loro società, ma durante l'assedio a Veio gli dei sembrano abbandonare i suoi cittadini. Accade un fatto inspiegabile, l'acqua del lago di Albano inizia ad innalzarsi improvvisamente, senza una causa apparente e soprattutto senza piogge. E così i veglienti, preoccupati, cercano di decifrare questo fenomeno, ma non ci riescono. Però tra loro c'è un sacerdote, una ruspice, che dice di conoscere la soluzione. Sapute queste notizie, i romani mandano una delegazione presso l'oracolo di Delfi per conoscere una risposta, ma nel frattempo un soldato romano attrae fuori dalla città di Veio con l'inganno quel sacerdote, lo rapisce e lo porta a Roma al cospetto dei senatori. La ruspice spiega che se i romani riusciranno a far defluire le acque del lago disperdendole per i campi, avranno la vittoria su Veio
E nel frattempo ritornano anche gli uomini inviati a Delfi che riportano la stessa identica risposta. Così il sacerdote etrusco spiega loro come fare e i romani riescono in questa impresa. Come? Non c'è dato saperlo. Nel frattempo i continui litigi tra i tribuni consolari portano nel 396 a.C. alla decisione di nominare un dittatore per far fronte alla situazione. E la scelta ricade su Marco Furio Camillo, un patrizio molto rispettato che tra l'altro era già stato eletto 2 volte tribuno consolare e in più si era distinto durante delle battaglie contro i Volsci e gli Equi. Ottenuta la nomina di dittatore, che lo ricordiamo durava 6 mesi, Furio Camillo organizza l'assalto finale contro Veio e per l'occasione nomina Magister Equitum Publio Cornelio Scipione, un antenato del famoso Scipione l'Africano. E durante la strada per Veio con il suo esercito sconfigge anche i Falisci e i Capenati. Durante l'assedio, Furio Camillo ordina a una parte di soldati di attaccare le mura in modo da distrarre i veglienti e nel frattempo organizza delle squadre di 6 uomini che si alternano ogni 6 ore per scavare una galleria sotto le mura della città con lo scopo di penetrare al suo interno. Nel frattempo a Roma si sparge la notizia che Veio sta per cadere e sapendo quanto la città fosse ricca, un sacco di cittadini romani si riversano nei pressi del campo di battaglia in attesa che appunto Veio cada per impossessarsi delle sue ricchezze. Poco prima dell'assalto finale, Furio Camillo prega il dio Apollo affinché protegga i suoi uomini, promettendogli la 10ª parte del bottino, e poi prega anche Giunone Regina, la dea di Veio, affinché passi dalla parte dei Romani, promettendole in caso di vittoria di far costruire a Roma un tempio degno della sua grandezza. E in effetti gli dei corrotti passano dalla parte dei Romani, che riescono ad entrare in città aprendo le porte e lasciando entrare il resto dell'esercito, e poi inizia la devastazione. I soldati di Veio vengono tutti uccisi, a partire da quelli a guardia delle mura, e tra le grida delle donne e il pianto dei bambini viene appiccato fuoco alle case, dai cui tetti i veglienti staccano addirittura le tegole per scagliarle contro gli invasori. Durante questi terribili momenti, il re di Veio, il cui nome è rimasto un mistero, cerca di salvare la città in un ultimo disperato tentativo, ovvero sacrificando un animale a Giunone Regina. Ma i romani, nascosti dietro a un muro, ascoltano le preghiere dei sacerdoti e sentono dire che il primo che avrebbe compiuto il sacrificio ed estratto le viscere avrebbe ottenuto la vittoria. Così irrompono nel tempio, uccidono il re e uccidono anche l'animale e una volta tolte le sue viscere le portano a Furio Camillo. Furio Camillo ordina di risparmiare chiunque non sia armato e pone quindi fine alla carneficina. Dopodiché manda degli uomini nel santuario di Giunone per portare via la sua statua di legno e condurla a Roma, dove in suo onore, come promesso, sarà edificato un grande tempio sul Colle Aventino. Camillo torna in trionfo a Roma su un cocchio trainato da 4 cavalli bianchi paragonandosi a Giove e percorrendo la strada che da allora porterà il nome di Via Trionfale. Ma nonostante il merito della vittoria e anche il più grande bottino di guerra mai conquistato, Furio Camillo attira su di sé le critiche dei romani, che considerano quel suo gesto sacrilego nei confronti del dio. E così, dopo una lunga esistenza e ripetute lotte contro la sua rivale, Veio cede definitivamente al dominio di Roma. Tuttavia, sembra che Veio non fu completamente distrutta, perché qualche anno dopo, a seguito del traumatico sacco di Roma perpetrato dai Galli Senoni di Brenno, si pensò di spostare il potere centrale proprio nella città etrusca, anche se poi l'idea venne accantonata. E questa era la storia della guerra tra Roma e Veio, ma prima che il video finisca è doverosa una precisazione. A raccontarci i fatti è principalmente Tito Livio, che però è vissuto molti secoli dopo, ovvero sotto Augusto. E lui stesso, nonostante abbia raccolto in modo molto preciso le informazioni in suo possesso, specifica che si tratta di una fabula, ovvero una storia nella quale ci sono delle leggende. In effetti, a livello storico e archeologico, ci sono delle cose che non tornano, a partire dalla battaglia del Cremera, il cui nome deriva da un fiume che in realtà si chiama Allia, e addirittura c'è chi sostiene che questa battaglia potrebbe non essere mai avvenuta, ma che si tratti di un evento propagandistico ispirato alla famosa battaglia delle Termopili. E in effetti il numero dei 306 membri della gens Fabia è molto vicino a quello dei 300 Spartani.
E poi, oltre ai 306 fabbri, probabilmente c'era qualche migliaio di soldati, oltre a svariati clienti. Per cliente si intende una persona che a dispetto di uno schiavo vive una condizione libera, ma che gode della protezione del suo padrone, verso il quale deve adempiere a determinati obblighi. E naturalmente anche sulla conquista di Veio ci sono cose che non tornano. Lasciamo perdere la storia del lago, che è abbastanza fantasiosa. Per quanto riguarda il tunnel che Furio Camillo ordinò di scavare, invece, è possibile che questo cunicolo già esistesse, perché infatti nel sito archeologico di Veio tutt'oggi sono visibili diverse gallerie che servivano per lo scolo delle acque piovane. E questo dimostra come i veienti avessero conoscenze di ingegneria idraulica, che sono state poi anche acquisite dai romani. Inoltre la città etrusca sorgeva su un costone di tufo, il che avrebbe reso lo scavo di una galleria un'impresa davvero ardua. È facile invece che i romani, anche in questo caso, si siano ispirati a un'altra storia per raccontare la loro, ovvero quella della caduta di Troia. Anche se, ovviamente, si possono solo fare teorie. E siamo arrivati alla fine del video, spero vi sia piaciuto. In tal caso fatemelo sapere con un commento e lasciando un bel pollice in su. Ci vediamo quanto prima con un prossimo argomento. Un saluto e alla prossima!